Hai mai notato che basilico, mozzarella e pomodoro della margherita sono verde, bianco e rosso, proprio come la bandiera italiana? Ma dove, quando e soprattutto come nasce uno dei piatti più famosi in assoluto? Ascolta la storia a una velocità lenta per sapere le risposte. A Napoli, una città tra il Mar Mediterraneo e il vulcano Vesuvio, vive un pizzaiolo di nome Raffaele Esposito. È conosciuto in tutta la città per le sue pizze deliziose, fatte con ingredienti freschi e tanta passione. La pizza è una variazione della focaccia, un pane piatto preparato da secoli. Per fare la pizza bisogna schiacciare l'impasto con le mani. In napoletano si dice pinzare, da cui deriva il nome pizza, un'evoluzione della parola pinza. Il nuovo prodotto piace subito alla gente. Ogni giorno le persone fanno la fila fuori dalla pizzeria di Raffaele per assaggiare le sue creazioni. Lui ama il suo lavoro e si dedica a ogni pizza con cura e amore. Un giorno speciale, nel 1889, il re Umberto I e la regina Margherita d'Italia decidono di visitare Napoli. La città è in festa, ma anche un po' preoccupata, e tutti parlano della visita. Raffaele, che vuole impressionare gli ospiti reali, decide di creare una pizza speciale. Vuole fare qualcosa di unico che rappresenti l'Italia e che piaccia alla regina. A quei tempi non esistono ancora i menù. Si ordinano i piatti dicendo gli ingredienti desiderati. Raffaele sceglie 3 ingredienti semplici ma significativi: pomodori rossi, mozzarella bianca e basilico verde, i colori della bandiera italiana. Quando la regina Margherita assaggia la pizza, rimane colpita dal sapore e dalla semplicità degli ingredienti. Scrive una lettera a Raffaele dicendo che è la pizza più deliziosa che abbia mai mangiato. Raffaele, emozionato, decide di chiamarla Pizza Margherita in suo onore. Da quel giorno la pizza Margherita diventa famosa in tutto il mondo, simbolo dell'Italia e della sua tradizione. Ora vediamo se sai completare correttamente queste frasi del testo. Parte 2. Fai il quiz. 1. Raffaele è conosciuto in tutta la città per le sue pizze fatte con ingredienti e tanta passione. A. Deliziose, fresche. B. Deliziosi, freschi. C. Deliziose, fresci. D. Deliziose, freschi. La risposta esatta è la D. Raffaele è conosciuto in tutta la città per le sue pizze deliziose, fatte con ingredienti freschi e tanta passione. 2. La pizza è una variazione della focaccia, un pane preparato da secoli. A. Piatto. B. Piatta. C. Piatti. D. Piatte. La risposta esatta è la A. La pizza è una variazione della focaccia, un pane piatto preparato da secoli. 3. Raffaele, che vuole impressionare gli ospiti,
decide di creare una pizza A. Reali speciala. B. Reali speciale. C. Reale speciale. D. Reali speciali. La risposta esatta è la B. Raffaele, che vuole impressionare gli ospiti reali, decide di creare una pizza speciale. 4. Raffaele sceglie 3 ingredienti, ma A. Semplice significativi. B. Semplici significative. C. Semplice significativo. D. Semplici significativi. La risposta esatta è la D. Raffaele sceglie 3 ingredienti semplici ma significativi. 5. Pomodori, mozzarella e basilico, i colori della bandiera italiana. A. Rossi, bianca, verde. B. Rossi, bianchi, verdi. C. Rosso, bianco, verde. D. Rossi, bianca, verdo. La risposta esatta è la A. Pomodori rossi, mozzarella bianca e basilico verde, i colori della bandiera italiana. Com'è andato il quiz? Se vuoi ripetere la regola degli aggettivi in italiano, rimani con me per i prossimi 3 minuti per la grammatica lampo. Gli aggettivi in italiano si dividono in 3 gruppi. Gruppo 1. Quelli che finiscono in O e cambiano sempre. Il pomodoro è rosso, ma la cipolla è rossa. I pomodori sono rossi, ma le cipolle sono rosse. Per esempio, famoso è un aggettivo in O e allora la pizza margherita diventa famosa in tutto il mondo. Gruppo 2. Gli aggettivi in E cambiano solo al plurale, ma rimangono uguali al maschile e femminile. Il cetriolo è verde e l'insalata è verde. I cetrioli sono verdi e le insalate sono verdi. Per esempio, l'aggettivo grande finisce in E nella sua forma base e così Raffaele Esposito è conosciuto in tutta Napoli come un grande pizzaiolo. Gruppo 3. Gli aggettivi che non finiscono né in O né in E sono invariabili, cioè non cambiano mai. Il pompelmo è rosa, ma anche la mela è rosa. I pompelmi sono rosa, ma anche le mele sono rosa. E così, dopo il grande successo della pizza margherita, Raffaele inizia a vedere tutto rosa, sapendo che la sua creazione ha conquistato il cuore della regina e di tutta Napoli. Per riassumere, ecco una tabella da ricordare. Aggettivi in O cambiano sempre. Aggettivi in E hanno la I al plurale. Altri aggettivi non cambiano mai. Se ti piace studiare con me, iscriviti al canale per continuare a fare progressi insieme. Adesso, per capire proprio tutto, ti propongo di riascoltare la storia a una velocità normale. Parte 4. Leggi e ascolta. A Napoli, una città tra il Mar Mediterraneo e il vulcano Vesuvio, vive un pizzaiolo di nome Raffaele Esposito. È conosciuto in tutta la città per le sue deliziose pizze, fatte con ingredienti freschi
e tanta passione. La pizza è una variazione della focaccia, un pane piatto preparato da secoli. Per fare la pizza bisogna schiacciare l'impasto con le mani. In napoletano si dice pinsare, da cui deriva il nome pizza, un'evoluzione della parola pinza. Il nuovo prodotto piace subito alla gente. Ogni giorno le persone fanno la fila fuori dalla pizzeria di Raffaele per assaggiare le sue creazioni. Lui ama il suo lavoro e si dedica a ogni pizza con cura e amore. Un giorno speciale, nel 1889, il re Umberto I e la regina Margherita d'Italia decidono di visitare Napoli. La città è in festa, ma anche un po' preoccupata, e tutti parlano della visita. Raffaele, che vuole impressionare gli ospiti reali, decide di creare una pizza speciale. Vuole fare qualcosa di unico, che rappresenti l'Italia e che piaccia alla regina. A quei tempi non esistono ancora i menù. Si ordinano i piatti dicendo gli ingredienti desiderati. Raffaele sceglie 3 ingredienti semplici ma significativi: pomodori rossi, mozzarella bianca e basilico verde, i colori della bandiera italiana. Quando la regina Margherita assaggia la pizza, rimane colpita dal sapore e dalla semplicità degli ingredienti. Scrive una lettera a Raffaele dicendo che è la pizza più deliziosa che abbia mai mangiato. Raffaele, emozionato, decide di chiamarla Pizza Margherita in suo onore. Da quel giorno la pizza Margherita diventa famosa in tutto il mondo, simbolo dell'Italia e della sua tradizione. Ti è piaciuta la storia? Se la risposta è sì, metti un like e iscriviti al canale. Ciao!